Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, avete visto questa serratura smart che va a risolvere tantissimi problemi, perché noi in famiglia siamo in 5, ognuno dovrebbe avere le sue chiavi, ognuno ha i suoi orari, il suo lavoro, le sue attività e in questo caso basta l'impronta digitale per aprire la nostra casa e entrare quando vogliamo. Possiamo anche comandarla da remoto, dopo andiamo a vedere tramite l'applicazione e andiamo a vedere com'è e come funziona questa serratura. Vi lascio il link in descrizione se volete acquistarla, andate a vedere, ci sono delle offerte a volte e così potete acquistarla anche voi. Se la acquistate usate pure il mio link, così mi aiutate a crescere e a portarvi altri contenuti. Bene, allora questa è la scatola, si presenta così, dentro abbiamo il nostro, come vedete le istruzioni sono anche in italiano, quindi qui c'è il riepilogo. Poi abbiamo altri cataloghi in varie lingue, ce ne sono tantissime, guardate qui quanti ce ne sono. Bene, qua abbiamo la protezione e qui abbiamo la nostra serratura. Allora io adesso, eccola qua, la nostra serratura, tutto in metallo, è pesantissimo, questo pomo qua è tutto in metallo, qui anche, questo in plastica, questa parte qua e poi qua è sempre in metallo. All'interno troviamo la serratura con l'impronta digitale e qui il piccolo display e poi troviamo un kit di accessori che serve per aprirlo e per usarlo. Benissimo. Quindi cosa abbiamo dentro? Abbiamo questo kit con 3 tag NFC, eccoli qua, 1, 2, 3, da programmare, quindi questo diventano le vostre chiavi volendo, se non volete usare l'impronta digitale queste sono le vostre chiavi e quindi potete metterle al portachiavi o dove volete e avete il vostro tag per entrare dentro in casa. Ce ne sono ben 3. Qui abbiamo un cacciavite, se volete mollare la vite che non l'avete, la vite di riserva, altri pommelli, qui poi abbiamo la brugola per aprirla, dopo andiamo a vedere cosa funziona, e anche delle viti di ricambio del nostro dispositivo. Quindi se andiamo a perdere la nostra vitina, oppure si rompe, ce abbiamo una di ricambio. Benissimo. Quindi adesso andiamo a vedere la nostra serratura, come si fa e come si usa. Teniamo qui la nostra brugola. Allora, come vedete, abbiamo questa parte qui, che è la parte esterna, che dovremo mettere alla nostra porta esterna, e il pommello che è all'interno. Va bene per tutte le serrature europee, come vedete qua, e da qui noi chiudiamo la nostra porta, da questa parte in questo caso vedete che gira a vuoto, perché dobbiamo ancora configurarla. E adesso andiamo a configurarla. Per aprire e mettere le batterie andiamo a togliere questa brugolina qua, piccolina. Quindi apriamo del tutto, non si può solo allentare, va tolta proprio del tutto, perché altrimenti non viene. Quindi togliamo questo pezzo qua, questo scivola via, vedete? E è in metallo anche questo, bello pesante. Qui apriamo qui abbiamo un codice QR che proprio lo usiamo per configurare l'applicazione. Qui sotto invece abbiamo che se dovessero finire le batterie e non riusciamo a aprire la nostra porta, vedete, abbiamo una micro USB, magari andiamo con un alimentatore oppure andiamo con un caricabatterie, un power bank, quello che volete, andiamo qua e andiamo a alimentare la nostra serratura che può essere sbloccata. Qui dentro, piccolino piccolino, c'è un tasto reset, non so se lo vedete, eccolo lì, e lì va infilato dentro lo spillo per resettare in caso la nostra chiave. Adesso chiudo qua, tutto bene, e qui sotto c'è il vano batterie, vanno 3 batterie AAA, adesso vediamo se riusciamo ad aprirlo, facciamo così, eccoci qua, e qui va messo, vedete, le batterie. Prendiamo 3 batterie AAA e mettiamo con la polarità che c'è indicata qui sotto, quindi positivo verso su, negativo verso giù e il positivo verso su anche qua. Vedete che qua è tutto indicato così. Bene, chiudiamo lo sportellino e lei si è accesa. Ho sentito un click. Per tener chiuso il vano batterie dovete mettergli una vite, perché altrimenti lei salta su. Quindi mettiamo una vite col cacciavite che c'è dato in dotazione, vedete, eccoci, così lui non si apre più. Chiudiamo questo, chiudiamo anche questo.
Eccoci qua. Bene ermetico e ben chiuso. L'accendiamo. Vedete? Premete per 5 secondi per configurarlo la prima volta che dobbiamo configurarlo. Quindi teniamo premuto per 5 secondi. Allora, per la prima volta dobbiamo mettere la nostra impronta digitale admin accettata. Vedete quanto ci ha messo? Un secondo. Quindi qui ci dà il benvenuto, vedete che la batteria si indica che è carica del tutto. Adesso vado, ok, abbiamo accettato la nostra, in effetti adesso vedete che è bloccata. Adesso vedete che è libera. Se io vado a premere il tasto, bloccata. Adesso andiamo a collegarla alla nostra applicazione, quindi andiamo ad aprire la nostra applicazione che ho già scaricato e già configurato, WeLock, eccoci qua. Andiamo ad aggiungere, aggiungi serratura, vado a scannerizzare col mio cellulare il codice QR che c'è dietro, eccolo qua. Ok, e lui mi dà la serratura. ID lock, che vedete qui che adesso ci chiede, lo trovate qua. Ok, quindi devo andare a riportare questo numero qua. Bene. Richiesta riuscita, come vedete. Ok, consenti e qui abbiamo la nostra serratura. Qui sono tutte le funzioni che possiamo fare nella nostra serratura. Quindi ricerca dispositivo, connessione in corso, connessione effettuata. Vedete? In effetti lei mi ha detto ok, ci siamo. Qua è bloccata. Gira la manopola ed ecco qua, sbloccata. Qui possiamo fare gestione dell'autorizzazione, aggiungi carta, elimina carta, cancellare le impronte, blocca PIN, cancella cronologia, scaricare il disco, sincronizza ora, ripristino impostazioni e aiuto. Quindi abbiamo tutto tramite l'app. Quindi io da qua comando, connesso con successo, sbloccato. E quindi andiamo a sbloccarla. Perfetto. Poi dopo alcuni secondi lei si riconnette e mi blocca che io giro a vuoto. Bene, adesso andiamo a rimettere su la piastrina, però prima di rimetterla su, qui abbiamo un'altra vite che possiamo regolare la profondità. Adesso vedete, io adesso mollo questo, questa qua c'è una brugolina dentro, che io posso, dopo quando andiamo a mettere su sulla porta, dobbiamo mollarla proprio del tutto, vedete che qua posso allargare altri 20 mm di spessore della porta se non va bene. Quindi dopo andiamo a regolarla quando siamo nella nostra porta. Bene, quindi adesso andiamo a sostituire la nostra porta qui, la nostra chiusura, con quella nuova Smart. Si andrà a togliere questa vite qua che è il perno, che è quella che fa da blocco. Vediamo se riusciamo a fare il tutto. Vado a togliere la vite centrale. Qui dovete fare tutto col cacciavite. Abbiamo tolto la nostra vecchia serratura, come vedete qui, e adesso andiamo a mettere la nostra nuova serratura. Quindi questa parte qua dove abbiamo il touch, abbiamo anche la parte esterna, e questo qui dove c'è il pommello è la parte interna. Io adesso ho già tolto la vitina qui, quindi vado a togliere il pommello, vado a inserire dentro la chiave, la nostra serratura, adesso è entrata anche dall'altra parte, così ce l'abbiamo di qua. Adesso noi andiamo a regolare la misura del nostro pommello in modo che non graffi la porta né qua né di qua e andiamo ad andare a controllare. Poi, una volta fatto questo, ritorniamo a mettere su la nostra vite centrale. Bene, adesso vedete che c'è questo spazio qui, di qua, e poi qua andiamo a mettere il pommello. Per quello che si può regolare quei 20 mm che vi dicevo prima, così adesso io vado a chiudere qui, ok, ad avvicinarmi, ma non farlo toccare qua, perché altrimenti quando girate va a graffiarmi la porta. Quindi io lo blocco su questa posizione qua, qui c'è la chiavetta che vi avevo fatto vedere prima, vado a chiuderla,
così qua l'abbiamo già regolato, la vite qui centrale l'abbiamo messa su e adesso andiamo a mettere il pomello, quello interno, da questa parte qua. Qui per vedere dove va dovete far conto che questa qui che vedete, il granello qui, deve andare in questa zona qua. Quindi vado a chiuderlo, anche qua non troppo aderente perché altrimenti mi graffia la porta, lo teniamo un po' più verso l'esterno, quei millimetri che ci bastano per... Quindi adesso vado a chiuderla, chiudiamo bene e adesso, vedete, qua posso chiudere e qua posso aprire. Logicamente questa qua gira a vuoto perché dobbiamo ancora sbloccarla. Allora adesso andiamo a mettere su la nostra copertura, tanto qua abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, le nostre tarature e tutto, e andiamo a mettere sul granello che mi va a chiudere la nostra copertura qui di metallo. Adesso vedete che l'apertura praticamente gira a vuoto. Se io vado, arrivo, appoggio la mia mano, lei si è sbloccata e adesso mi va a chiudere la porta. Molto molto semplice. Quindi io arrivo con la mia impronta, zac, non devo mai avere le chiavi e lei adesso si è bloccato. Vado qui, bloccato e posso andare ad aprire la mia porta. Molto molto semplice. Ora voglio farvi vedere come con questo tag possiamo aprire la nostra porta. Quindi prima di tutto prendo il mio smartphone, che è questo qui, faccio aggiungi carta dall'applicazione, lui mi dice l'orario e la fine che voglio che entri dentro, io faccio in qualsiasi momento, ok, faccio ok, scannerizzo il codice mio QR, quindi metto qua così vi faccio vedere anche a voi, ricerca dispositivo, connessione in corso, effettuata. Bene, quindi lui mi dice c'è un nuovo utente, vado a mettere la mia chiavetta, che adesso lui non funziona, vado a mettere la mia chiavetta, sbloccata, molto semplice. E lui dopo un tot tempo si riblocca di nuovo. Quindi possiamo fare o con l'impronta digitale o tramite questi ne abbiamo 3, NFC, li appoggiamo e loro si sbloccano, oppure anche direttamente dall'applicazione. Io faccio così, ricerca dispositivo, connessione effettuata, sbloccato. E da qui possiamo fare direttamente dall'app. Da qui dall'app possiamo anche controllare la batteria quant'è a livello. Possiamo gestire le varie autorizzazioni, perché qua comunque ho le mie autorizzazioni, aggiungi la carta, elimina la carta, cancello le impronte, blocco il PIN e tutto quello che mi serve. Molto semplice e veloce. La cosa più difficoltosa secondo me è quella di trovare il foro giusto qui che corrisponde alla serratura che abbiamo appena installato, però per il resto è veramente semplicissimo, una risoluzione di tutti i nostri problemi che potremo avere con se abbiamo le chiavi che vanno perse oppure dimenticate o lasciate dentro in casa, così non ci si può più chiudere fuori di casa. Si arriva, impronta digitale, accendo, sbloccato e il gioco è fatto. Ora vi faccio vedere che si può anche modificare direttamente dal menu qui, basta tenere premuto questo tasto 5 secondi, lui si avvia e andiamo in configurazione. Quindi qui adesso c'è aggiungi impronta digitale amministratore, aggiungi un'altra impronta digitale fino a 90, possiamo cancellarle, cancellare tutto, cancellare quelle di quelli che le usano normalmente, aggiungere una card, quindi aggiungere una card di queste, possiamo cancellare la card, possiamo cancellare tutto, possiamo aggiungere il controllo remoto e possiamo cancellare il controllo remoto. Possiamo cambiare la lingua, qui switch the language, possiamo mettere inglese, tedesco, cinese, lasciamo in inglese, l'italiano non c'è ancora, ok? E ci dà successo quando abbiamo fatto tutto. Molto molto semplice. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale che è gratuito e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.